Very good. Qui in Bosnia ci ha raggiunto Serena, la sorella di Angela. Per qualche giorno il cubetto è tornato ad essere solo una macchina e noi ci siamo viziati con degli appartamenti niente male, anche se a me tocca sempre il divano, ma quella è un'altra storia. Oggi tutti e tre insieme vediamo tre facce diverse di questo paese. La prima è quella delle montagne, delle fortezze abbandonate, delle viste mozzafiato. La seconda è quella del mare. Sì, in Bosnia c'è il mare. Pochi chilometri, un pezzettino minuscolo di costa, ma ai bosniaci non sembra interessare e se la godono lo stesso. E poi la terza faccia, quella più selvaggia. Ci capitiamo per sbaglio e mamma mia ragazzi, che strizza! Buongiorno ragazzi da Mostar, siamo arrivati ieri sera in questa cittadina importantissima qui in Bosnia e siamo nel nostro appartamento che è questo qua, molto carino. Adesso facciamo un giro velocissimo. Questo è il divano letto dove ho dormito io, questa è Angela. Questo è il tavolo dove avevo mangiato stamattina una bella colazione. Qui sotto proprio c'è la peccara, cioè la panificadora, cioè il panificio, la panetteria. Qua abbiamo la nostra cucinetta, bellina, c'è tutto ed è tutto in ordine, non bisogna portare niente. Noi siamo portati tutte le cose dalla macchina, ma in realtà c'era già tutto. Qua abbiamo l'ingresso, un attimo che mi giro, ecco, questo è proprio l'appartamento, da una parte il soggiorno, qua abbiamo la camera. Questo invece è il bagnetto che è fantastico, doccia spaziale assolutamente, ma qui abbiamo un particolare interessantissimo, il bidet integrato, quasi come in Kosovo, ma molto meglio, perché qui c'è un rubinetto integrato e con questo, a parte che si può cambiare la temperatura dell'acqua, quindi si può fare un bel bidet caldo, poi si tira su, eccolo qua. Ma non è fantastico? Aiuto! Questo è il palazzo dove stiamo. Ci sono 1 milione di piani. Eccola qua la peccara proprio sotto casa. E qua di fronte hanno improvvisato un mercato su tutta questa parte della strada, che poi è quella all'ombra. Adesso c'è un po' di traffico, cerco di passare. Magari ci compriamo qualcosina anche per il pranzo. Qualche pomodoro, qualche cosa. Allora, siccome ieri Paolo è rimasto scottato dal fatto che ha voluto prendere l'iniziativa, è uscito dall'autostrada, oggi non fa niente che non dica al navigatore. Ecco, così non mi linzate. Quindi ci ha fatto fare già una bella scorciatoia al navigatore, che sappiamo intanto non è proprio attendibilissimo. Non puoi andare dietro, c'è uno dietro. Se mi si attacchi però Giovanni. Ai 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 ai. Ho la memoria corta, perché Paolo mi dice che qua siamo già stati, ma per me è la prima volta. Piccola Angelina. Non me lo ricordo, perché l'ultima volta che siamo ti diluviava in questa zona. Ma quindi... d'altronde Angela, con tutti i tuoi momenti Angela, devi riempire di informazioni il cervello. Quindi cancellare le cose vecchie. A un certo punto per forza è così. Perché se no non ci stanno, dici. Qualsiasi memoria ROM alla fine è così. Si può vabbè, riempire. comunque siamo arrivati a Pociteli, che è la nostra prima tappa di oggi, che è questo villaggio medievale costruito sotto una montagna, dove tutte le strade sono vicoli stretti in salita, fatti tutti di pietra. Sto filmando una turista che fa la foto al gatto. Il programma di oggi è molto vario, vedremo un sacco di cose. Adesso ci stiamo inerpicando sulla collina perché andiamo a vedere la fortezza che proprio guarda dall'alto la cittadina, che è in stile ottomano. Ci sono un sacco di moschee, un hammam, tutto costruito in pietra, e appunto adesso lo vediamo dall'alto. Si sente il fiato corto. Siamo arrivati nella parte più in alto, quindi qui proprio sotto le mura della fortezza. Da qua si vede tutta la città dall'alto, si vedono i tetti che sono fatti della stessa pietra della montagna, quindi tutti grigi. Si mimetizza quasi questa città con il fiume Neretva accanto, che è il fiume che taglia proprio a metà la Bosnia-Erzegovina.
Siamo a Stolac e stavamo passando proprio da qua, sotto gli alberi al fresco, e vediamo questo caffè pizzeria. È proprio sotto la fortezza che è lì sulla montagna, ma noi siamo stati attratti da qualcosa. Però abbiamo preso anche una bevanda tipica del luogo, che non è propriamente bosniaca, ma diciamo che era era una bevanda tipica della ex Jugoslavia, creata e concepita in Slovenia. Si chiama Kokta. Sì, in pratica è un'alternativa alla Coca-Cola, è fatta con delle erbe, è molto più erbosa anche quando l'assaggi, non ha la caffeina, però il colore è esattamente lo stesso, ma il profumo è diverso, ricorda anche un pochino il chinotto come odore e come sapore. Buonissima ragazzi, buonissima, veramente. Il chinotto è la cosa più simile che c'è forse, però un po' più di erbe. È il competitor giusto. E questa è considerata come qualcosa di nostalgico qua in questa zona di mondo, perché appunto è legata alla storia dell'ex Jugoslavia, quando tutti questi paesi convivevano insieme. Madonna, c'è la testa fuori. Il serpente d'acqua! Nel frattempo è arrivata anche la pizza vegetariana versione famiglia, ma qua siamo attenti al serpente. Ah sì, sti pesci che si mangiano il pane nel fiumiciattolo qui accanto al ristorante. Con lo stomaco bello pieno, adesso abbiamo ripreso il cubetto e stiamo ripartendo direzione mare. Andiamo nell'unico tratto di costa della Bosnia, sono pochissimi chilometri, la cittadina si chiama Neum. Ma quanto era buona sta pizza! Era buona, vero? Che poi ne abbiamo fatta vedere una, ma abbiamo preso un'altra. Alla fine abbiamo preso un'altra. Attenzione, è arrivato quel momento, cioè quello di accendere l'aria condizionata, perché comunque fa abbastanza caldo oggi e stiamo passando in mezzo a una zona molto desolata, solo montagne e vegetazione per arrivare fino al mare. Perché fai il labiale? Ah, perché inquadro te ma parlo io, giustamente. Siamo stati un po' ingenui perché abbiamo lasciato la macchina esattamente là sopra e poi siamo scesi qua al mare facendo 750 gradini e siamo arrivati alla spiaggia, ragazzi. Allora, Neum è questa cittadina che è sul mare in Bosnia, ma è un pezzettino così di terra. Infatti il telefono già ci dice benvenuti in Croazia. Siamo circondati dalla Croazia in pratica. Sia da un lato che dall'altro. Là in fondo infatti si vede il ponte che è stato costruito dalla Croazia per evitare di fare, diciamo, il confine della con la Bosnia. Quindi passano direttamente da Croazia a Croazia senza attraversare invece questo confine. Questo pezzetto di terra sono poche, ce ne sono proprio un paio, sono piccoline e infatti qua poi si ingegnano per fare queste sorte di piattaforme e poter fare il bagno anche qua. Ci sono poi le scalette lì per risalire, ecco qua ci si tuffa, il mare va giù a picco da questo lato e come vedete c'è tantissima gente. Tutta la Bosnia che vuole venire al mare viene qua. Qui c'è la sala giochi con vista mare, poi ci sono tutti i bar, i ristoranti, tutte le griglie da quel lato che sfumacchiano, pizzerie. È bella trugna la situazione, ragazzi, non ce l'aspettavamo così. Pensavamo di venire qui e che magari avremmo trovato una situazione un pochino più pettinata, un po' più diciamo ordinata, pulita, tutto e invece no, è bella trugnetta. Attenzione, momento cambio costume, però un momento molto delicato perché col vento non è facile. Vola via tutto, diciamo che potremmo dare un po' di spettacolo perché c'è giusto qualche personcino attorno. Uno spettacolo veramente triste, niente di... Non giudicare tu, devi far giudicare agli spettatori. Guarda che ti vedo un po' in difficoltà però in questo momento, ti serve una mano. La sto facendo con una mano sola. Questa è magia pura. Voilà. Voilà, fatta. Freschina. Ti butti? È il modo migliore. Aiuto. Lo fa. Eccolo. Siamo stati qui, ragazzi, un paio d'ore, molto bello, devo dire. Si sta bene anche perché ci sono tante persone, però sono tutti abbastanza tranquilli, quindi si può stare tranquillamente. Tutte queste sdraio sono gratuite e quindi quando poi si liberano si può tranquillamente mettersi. Infatti noi ci siamo messi lì
per un'oretta quando si è liberata. Per il resto ecco, c'è il signore che ci saluta. Hello! Il signore che ci saluta da quel lato. E niente, adesso noi stiamo andando. Qua c'è addirittura, sono le porte. Attenzione questo perché se ne sta sparendo. Se ne sta andando col vento. Forse è meglio se... Tieni Angela, perché questo potrebbe sparire, potrebbe andare in acqua col vento. Riesci a chiuderlo? Attacchiamolo. Ah, qua si mette alla base. Ombrellone chiuso e sistemato. Quindi qua è tutto pubblico, very nice. C'è addirittura un campo tipo da pallanuoto. Sì, con là le in porte. fondo, sì, ci sono alcune barche attraccate, un pedalò. E noi siamo stati qui, ce la siamo goduta oggi pomeriggio, devo dire, c'era tanta gente, ma comunque in un certo senso è stato rilassante. È vero? È vero? L'ho appena detto, ragazzi, è vero? Ok, vedi, E siamo d'accordo la stessa comunque. cosa. Il cucuruz, che sarebbe la pannocchia bollita, è l'equivalente del nostro coccobello, perché passava il signore sulla spiaggia. Cucuruz con la pinzetta in mano per richiamare bello. l'attenzione. Non solo, ci sono anche queste palacinche che sono tipo... Le crepe. Le crepe, sì, sì, Crepe sì, col sì. cioccolato. A quanto pare, ragazzi, queste scatoline sono famose, io non le ho mai viste in vita Queste mia. qui sotto, guarda, Ah, questa queste? qua io c'avevo da bambina. Sì? Negli anni 90 la scatolina con le conchiglie era un must quando andavi al mare. Ma poi si mettono dentro le cose? Tipo sì, portagioie, quelle Ah, robe sì? lì. Sì. Sono le 5 ragazzi e quasi si sta svuotando la spiaggia perché tantissime di queste sdraio sono libere adesso. Secondo me qua in giornata possono venire anche da lontano, anche da Sarajevo. Qua per dormire costa tantissimo, chiaramente in estate questo piccolo pezzetto saranno 5 km, 10 km di costa, sono super gettonati e quindi anche noi cercando un appartamento qua abbiamo trovato dei prezzi veramente folli. Invece noi stiamo spendendo sui 30 euro per un appartamento intero per 3 persone. È molto bello perché su tutto il lungomare ci sono questi che sono, diciamo, dei venditori, vendono tra sciroppi, tra bibite, prodotti vari che vengono prodotti qui, oltre ai classici negozi di souvenir, no? Per cui ti fai la passeggiata e intanto ti fai il lungomare, insomma, e ti fai anche un po' di shopping se vuoi. C'è anche l'olio d'oliva e il vino, perché abbiamo visto un sacco di vigneti passando, c'è una coltivazione bella folta. come Bella si può- estesa. Folta. Volta. Il confine con la Croazia da questo lato è a 3 km e l'altro confine sempre con la Croazia da questo lato è a 6 km. Quindi potete immaginare quanto sia piccolina questa striscia di terra per la Bosnia. Hanno chiaramente edificato molto, quindi hanno costruito tante case, tanti hotel, tante strutture proprio sotto la montagna che scende giù ripida. Ci rifacciamo tutte le scale per tornare su al cubetto, quindi tutto il freschetto che ci siamo presi con il bagno sparirà a breve. Sono circa 80 km quelli che separano Mostar da Neum, ma devo dire che sono per la maggior parte su questa strada, che è una strada statale perfetta, nuova e semivuota. Nujoyal. Ecco. Buongiorno ragazzi, stamattina ci siamo svegliati, abbiamo lasciato l'appartamento e adesso stiamo andando a piedi verso il centro di Mostar. Io nel frattempo mi sono sbarbato, spelato tutto quanto e attenzione perché sta passando l'ambulanza. Attenzione, che è stretto. Allora ragazzi, Mostar è una delle città più affascinanti di tutta la Bosnia, questo senza alcun dubbio. È molto famosa adesso, ma è stata centro anche proprio di tanti avvenimenti importantissimi della storia di questo paese. Famosissima per il suo ponte, vengono qui da tutta Europa e non solo per visitarlo. E adesso andiamo verso il centro, che è da quel lato, che c'è tutta questa parte che è quella pedonale. A breve dovremmo essere proprio all'interno del bazar. Abbiamo parlato della differenza tra Bosnia e Erzegovina, che sono due regioni di questo paese. Erzegovina, noi siamo adesso proprio nell'Erzegovina, e cioè una regione, la regione del sud della Bosnia, vicino al confine con la Croazia. Infatti ieri siamo stati a un passo dal confine.
ed eccolo qui proprio il simbolo della città, cioè lo Stari Mosti, il ponte vecchio che collega le due diverse sponde del fiume. La strada che conduce al ponte è piena di negozietti, di souvenir, botteghe e ristoranti ed è tutta fatta con queste pietre, questi sassi che sono lucidi, quindi anche un po' scivolosi. Siamo al ponte, ragazzi, e ci sono questi scalini, bisogna stare attenti altrimenti si può inciampare, sono anche belli liscetti. E comunque eccola qua, c'è un sacco di gente, ci sono addirittura i tuffatori, vedete? C'è il ragazzo a torso nudo che si sta per tuffare da questo ponte, un'altezza di 25 metri e insomma è un'impresa, Ci siamo, è pronto, lo sta per fare. Siamo passati adesso dall'altro lato del ponte. Comunque, ragazzi, questa cosa dei tuffi è molto importante, si fa addirittura una gara ed è molto pericolosa la cosa. Chiaramente ci sono delle correnti, l'acqua è fredda, condizioni magari difficili e ci sono stati anche degli incidenti, diciamo, nel tempo, quindi veramente è un'impresa sul serio. Il ponte è stato costruito nel 1500, ci sono voluti ben 9 anni per completarlo, con una tecnica che per l'epoca era molto avanzata. Pensate che l'architetto si fidava così poco di se stesso che il giorno dell'inaugurazione si era fatto preparare una fossa per farsi seppellire perché era convinto che il ponte sarebbe crollato proprio nel giorno dell'inaugurazione. Il ponte è stato costruito utilizzando la pietra locale ed era un simbolo perché univa le comunità che vivono sulle due sponde, da un lato i bosgnacchi musulmani, dall'altro i croati ortodossi. Per questo, quando è stato distrutto nel 1993, la sua distruzione è stata vista come una testimonianza degli orrori della guerra e la comunità internazionale si è riunita proprio per ricostruirlo, per dare di nuovo a Mostar il suo simbolo, cioè questo ponte. Su questa sponda del fiume, ragazzi, ci sono queste scene che non so, a me sanno un po' di India, un po' di Asia. Fatto sta che le persone vengono qui per fare il tour con i gommoni. C'è anche chi nuota lì nel fiume, la corrente è molto forte, quindi è molto difficile, bisogna stare attenti perché è veramente forte, ti porta da quel lato. Quindi qua ci sono questi tour con i gommoni, 10 euro a persona per 10 minuti di tour. Il gommone ti porta dall'altra parte del fiume e poi torna indietro. Tutto il centro è costruito in perfetto stile ottomano, quindi ci sono le moschee con sotto tutta la parte del bazar. La caratteristica però di Mostar è che ci sono anche un sacco di ponti, quindi tutti i ponticelli, perché la cittadina proprio è costruita attorno, sopra il fiume. Il ruolo dell'Italia per la ricostruzione è stato molto importante, non solo per il ponte, dove comunque l'Italia ha messo la maggior parte dei fondi, ma anche per altre opere nella città, sempre per la ricostruzione dopo la guerra. Qui, ragazzi, c'è un po' di confusione, si fa un po' fatica a camminare, quindi noi abbiamo deciso adesso di tornare indietro e quindi passiamo adesso alla prossima destinazione.
Questo è sicuramente uno degli altri simboli di tutta la Bosnia, cioè questo che è Blagaj Tekija, che è un monastero dervisci, quindi ragazzi non so se vi ricordate dei dervisci, quelli che ruotano per pregare, e la particolarità è che è costruito sotto questa parete di roccia che è alta più di 200 metri, infatti ecco non finisce mai, e qui c'è anche la sorgente del fiume Buna, che è proprio questo fiume che scorre qui, infatti l'acqua è trasparentissima. Pranzo con il burek, allora abbiamo preso 3 scelte diverse, poi ci siamo divisi le striscioline, abbiamo novità che è quella alla zucca, il classico spinaci e formaggio e poi quello alle patate. Devo dire che qui in Bosnia ci sono più scelte per quanto riguarda il burek, più gusti diversi, in genere c'è solo spinaci e carne o al massimo formaggio, invece qua abbiamo più scelte. Ormai è diventato un grande classico, cioè la via alternativa, perché la strada principale che da Mostar risale verso nord era completamente bloccata e quindi il navigatore ci ha fatto prendere una strada alternativa che è questa qui, che si arrampica su tutta la montagna, ci sono tutti i tornanti, stiamo continuando a salire costantemente, sempre più su. Il fatto è che è altissimissimissima stagione, quindi è tutto intappato, le strade sono completamente intappate, piene di persone, esattamente come sul ponte di Mostar, anche sulle strade si intappa tutto. Quindi alla fine siamo finiti qua per errore, perché in realtà dovevamo fare soltanto una piccola deviazione e tagliare un pezzo di coda, in realtà no, poi alla fine ci ha portato sul monte. Sui monti. Come vedete siamo un po' così, sì, la cosa un po' in aria. La cosa positiva è che fa fresco, si sta molto bene, si è abbassata la temperatura, l'aria è più pulita perché stiamo salendo tantissimo, guarda le cime qua fuori dal vetro tutto sporco, si vedono. Orecchie tappate, ma si continua a salire. Siamo arrivati al passo, 1200 metri, aria congelina. Oh, ci voleva veramente perché stavamo un po'... Fa quasi freddo adesso, cioè è cambiato, abbiamo perso almeno 10-15 gradi in un attimo. Stavamo soffrendo un po', soprattutto qualcuno. Sì. Soprattutto qualcuno stava soffrendo, però qua si vede un pezzetto della strada che abbiamo fatto, tutti i tornanti qui sotto. Là sullo sfondo invece la strada principale, che è quella che passa in pratica accanto al fiume, e si vede la cappa sotto, siamo saliti praticamente sopra tutta l'afa. È arrivato il momento sterrato, inaspettato. Passano comunque in 2 macchine perché tutti arrivano lì e poi vediamo, forse si sta informando sulle condizioni, vediamo. Il signore ha detto ok, good. Speriamo. Per ora è sterrata con delle pietre belle grosse. Siamo in 4 macchine in questo momento perché tutti hanno avuto la nostra stessa idea, perché la strada di là era bloccata e quindi ci stiamo arrampicando adesso su questo sterrato che continua a salire poi. Ma dove siamo? Dove siamo? Qua ci sono tutte le pecore, sono pascoli di alta montagna. Tornata una parvenza di asfalto, solo metà carreggiata e più o meno asfaltata. Dai, ormai è fatta. Continua lo sterrato, era stata una breve illusione quella dell'asfalto. Qua è ancora più stretta. Si è stretta ancora di più la strada, non abbiamo più nessuno davanti perché la macchina davanti a noi si è fermata. Si è bloccata a lato della strada. Allora, dietro non abbiamo più nessuno, davanti neanche, stiamo scendendo piano piano. Non è stata una grandissima idea questa di passare di qui. L'alternativa era più lunga ancora, cioè nel senso che ci avremmo messo molto di più perché era bloccata completamente, forse. Questa è avventurosa sicuramente. Abbiamo passato il pomeriggio. Incrociamo altre macchine, che non è per forza positivo perché comunque la strada è molto molto stretta, quindi bisogna fare un sacco attenzione. Una è andata, facciamo passare la seconda. Ok, passi, via. ci siamo.
altro incrocio, ragazzi, stavolta è strettissimo. L'autista dell'altra macchina è sceso per darci indicazioni perché è veramente stretta. C'è uno strapiombo da questo lato. Vai, dritto. Ma... Ci sto? Beh, di là... Siamo salvi? Posto? Mamma mia ragazzi, stiamo sudando, anche se fa fresco stiamo sudando. Ok. Thank you. Voilà. On your mind, 'cause I don't know what you're looking for. Oh, and I don't know. Ok, qua rende molto meglio l'idea che siamo proprio sul ciglio di uno strapiombo. Stanno arrivando le macchine che avevamo perso prima. La carovana si riforma, quindi continuiamo. More for me to show. You're hiding to breathe, running from me. Do you really wanna be? Sì! 20 km dopo. Torna l'asfalto finalmente. Oh, che goduria. È sicuramente la strada più difficile che abbiamo mai fatto con il cubetto, tra lo strapiombo, Strapiombo, ma era mostruoso. lo sterrato. Ah, guarda, adesso sembra di guidare sul burro, talmente liscio l'asfalto. Cubetto con vista stanotte, perché se la passerà qui davanti al fiume siamo finalmente arrivati a Konitz. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, incredibile, ma siamo riusciti a sopravvivere a quella strada. Che paura in certi momenti, che paura. Allora, comunque se stai concentrato sulla strada, ok. Va tutto bene. Però comunque pensare che a 20 centimetri c'è uno strapiombo che va giù di 1000 metri e senza nessuna protezione, senza niente, comunque ci pensi. Io lo vedevo proprio lo strapiombo lì sotto, ho detto, oddio, ce la faremo? Ce l'abbiamo fatta, nessun avvertimento, nessun cartello, quindi era proprio inaspettata questa cosa, che Sì. finite l'asfalto a un certo punto, fine, ciao, vai. Per fortuna nessun tigre ha fatto l'errore di infilarsi in quella strada, così altrimenti male, cioè, perché no. veramente non c'era spazio, non era fattibile, dovevamo tornare indietro, non lo so. Sì, non lo so, vabbè, non è successo, ce l'abbiamo andata. fatta, è andata bene, è andata bene. Qui passeremo l'ultima notte in questa casa qui dietro, abbiamo preso una stanza per stanotte. Ultima stanza Perché domani purtroppo si riparte e noi torniamo alla vita sul cubetto. Ecco qua. Che faccia stai facendo? Ma smettila che ti pensi sei divertita anche tu. Allora, domani torniamo alla vita sul cubetto, quindi oggi laviamo le ultime cose, proprio usiamo tutta l'acqua possibile perché poi si torna alla vita on the road. E quindi Very ragazzi, good. noi da qui Very vi good. salutiamo. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subitissimo al canale, attivate anche la campanella così non vi perdete tutte le prossime novità. E noi ci vediamo Alla prossima! alla prossima ragazzi. Ciao!